Buongiorno, è un piacere per me introdurre il professor Raffaele Ferri, che è attualmente il presidente della World Sleep Society e direttore scientifico dell'Istituto di ricerca a carattere scientifico dell'Oasi di Troina in provincia di Enna. Il professor Ferri, oltre che un amico, è uno dei più grandi esperti a livello internazionale sulla sindrome delle gambe senza riposo. In questa presentazione ci parlerà dei correlati neurofisiologici dei movimenti periodici degli arti inferiori e di una nuova, diciamo, categoria di disturbo che sono quelli dei movimenti grossolani durante il sonno, cosiddetti large muscle movements during sleep, in relazione a quello che può essere sia una diagnosi sia una implicazione di carattere diagnostico e terapeutico di questi disturbi. Quindi lascio la parola all'amico e professore Raffaele Ferri. Un saluto a tutti i pazienti che aderiscono a Everest Italia e un ringraziamento per questa opportunità di parlare con tutti voi, agli organizzatori di questo evento webinar, in particolare alla dottoressa Mogavero e al dottor Rolandi, il presidente di Everest Italia. Oggi vi parlerò di un aspetto particolare della sindrome delle gambe senza riposo e si tratta degli aspetti motori. In effetti adesso cercherò di condividere lo schermo con voi e, eh, eh, e vi mostrerò le diapositive che ho preparato per voi. Eh, Questa è la presentazione che avete trovato sul sito, ma andiamo avanti e vediamo la prima slide. La prima slide è un pochettino, cominciamo con dei cenni storici, anche per contestualizzare gli aspetti di cui andrò a parlare. La prima descrizione della malattia fu fatta in una maniera sufficientemente chiara da poterla identificare da Sir Thomas Willis, che era un famoso medico inglese che descrisse il primo paziente nel 1672. In una pubblicazione però ad opera di altri autori che riportava gli scritti di Sir Thomas Willis, troviamo la prima descrizione piuttosto dettagliata della malattia che è qui riportata. Vedete, lui già aveva scritto: perciò ad alcuni, quando a letto si dispongono al sonno, subito nelle braccia e nelle gambe si manifestano sussulti contrazioni dei tendini e ne consegue una tale irrequietezza e agitazione delle membra che i malati non sono più capaci di dormire, come se si trovassero in un luogo di grandissima tortura. Dopo questa descrizione dettagliata della malattia, in effetti c'è stato un periodo lungo di relativo oblio e non considerazione, fino a quando, come vedete, nella seconda metà degli anni del 1800, in particolare questo autore Wittmark, tedesco, definì lo stesso quadro clinico come anxietas tibiarum. Perché anxietas? Perché l'ansia delle tibie praticamente, perché era considerata una forma di isteria, una forma psicologica, una forma non medica praticamente. Su questa linea è stata anche successivamente riportata da questi altri autori che vedete qua, Baird, Bing e Oppenheim, che la menzionarono nei loro scritti e sempre interpretandola come un segno di nevrosi. E anche questa descrizione, vedete, fino al 1936 di Code Allen, che la riportavano come un esempio di caso di nevrosi. Queste informazioni storiche possono essere ritrovate in questo lavoro che fu pubblicato nel 2004 ad opera di Giorgio Coccagna
e di altri rappresentanti della scuola bolognese, in particolare Federica Provini, che hanno fatto una ricostruzione storica della malattia della sindrome delle gambe senza riposo. Ma perché vi sto dicendo queste cose? Perché se la diapositiva avanza, perché arriviamo alla fine a Hartmann Oppenheimer, che nel 1923 cominciò a ripensarla e forse disse questa nevrosi può essere familiare o ereditaria, cominciando a spostare l'attenzione sull'aspetto più medico. Ma dobbiamo la descrizione finale della sindrome come adesso a Karl Axel Ekbom nel 1944, che aggiunse la parola sindrome a restless legs, le gambe senza riposo, per evidenziare che il disturbo, sia pure identificato come tipo medico da Ekbom, fosse definito solo da sintomi clinici e tuttora la diagnosi è basata esclusivamente sui sintomi clinici. Come vedete, l'Acta Medica Scandinavica, il giornale sul quale fu pubblicato il proprio primo lavoro, e vi faccio vedere questo perché è la scansione di un reprint che è stato gentilmente inviato e regalato dal figlio di Karl Axel Ekbom, con una piccola dedica sopra. Ma andiamo avanti. È vero che la malattia è stata riconosciuta come medica nel 1944, ma sono rimaste delle credenze, delle non conoscenze e una errata sensazione che la malattia non sia una malattia vera. Guardate che questo lavoro è del 2006 e fece molto scalpore questo lavoro, perché la malattia, la sindrome delle gambe senza riposo fu messa in mezzo ad una serie di altre malattie che secondo gli autori di questo numero speciale di PLOS ONE era praticamente un esempio di una malattia creata dall'industria per vendere il farmaco. È come se io vi dicessi, guardate voi, bah, non avete proprio niente, vi siete convinti di avere una malattia perché vi ha convinto l'industria, così potete comprare i loro farmaci. E guardate, questo lavoro fu scritto da persone sicuramente non esperte, erano delle persone che hanno guardato i lavori con un occhio completamente sbagliato e hanno espresso dei giudizi anche pesanti sulla malattia. Comunque, quindi vedete quanto sia importante che la malattia non sia descritta soltanto da aspetti clinici, proprio da aspetti così soggettivi riportati dal paziente, proprio per evitare che queste critiche vengano fatte. Noi sappiamo bene quanto non sia vero, che è soltanto un fatto psicologico. In questo si inserisce la descrizione del disordine motorio più caratteristico della malattia, che sono i movimenti periodici delle gambe durante il sonno, che sono movimenti del tutto involontari, non possono essere simulati e sono la dimostrazione che la malattia ha una base biologica. E quando questo lavoro, il primo lavoro di dimostrazione polisonografica che fu fatto nei laboratori della clinica neurologica di Bologna, qui vedete il professor Ugaresi sulla destra e il professor Coccagna seduto in basso, dimostrarono per la prima volta appunto polisonograficamente in maniera incontrovertibile che la malattia, la sindrome di gambe senza riposo, era una situazione di tipo medico, biologico e effettivamente fondato su una base patofisiologica, con il supporto della presenza di un'alterazione neurofisiologica dimostrabile, misurabile e registrabile. Ovviamente questi movimenti erano già stati descritti in maniera visiva da Charles Simons, come vedete qui sulla sinistra, ma erano stati interpretati come un fenomeno di tipo epilettiforme. Da qui è venuto fuori questo termine di mioclono notturno che tuttora ancora qualcuno usa in maniera sbagliata. Non è un mioclono, il mioclono
e una alterazione motoria tipica di situazioni parossistiche, mentre questi sono movimenti involontari sicuramente non normali, ecco, ma sono movimenti. Come appaiono quando noi registriamo polisonografia? Qui vedete un esempio di polisonografia, probabilmente alcuni di voi sanno di che cosa sto parlando, altri no. La polisonografia è la registrazione contemporanea di diversi segnali da diversi siti del corpo umano e attività che messe insieme ci portano ad analizzare in maniera abbastanza completa cosa sta succedendo durante il sonno. In questo caso voi vedete su quei canali in basso delle contrazioni muscolari ritmiche, queste sono circa 20, 30, 40 secondi, che sono tipiche della sindrome delle gambe senza riposo, anche se non esclusive, e sono i movimenti periodici degli arti. Ovviamente questa periodicità, questa regolarità di compasso di questi movimenti ha colpito molto l'attenzione dei ricercatori e ci sono stati negli anni diverse proposte di criteri per misurarli e classificarli e misurarli. Eccolo. Quindi, come vedete qua, questa, non voglio andare nei dettagli ovviamente, vi fa vedere un pochettino la storia di questi criteri e di come si sono evoluti. Siamo partiti per questi criteri dai primi lavori di Coleman nel 1980 e 82, che vedete rappresentati in alto, che già visivamente era andato a misurare gli intervalli fra tutti i movimenti periodici, aveva costruito un grafico per far vedere che appunto l'intervallo tipico è circa 20 secondi, ma che possono andare da 10 a più di 40-50 secondi. Poi i criteri li accettano fino a 90 secondi. Nel 1993 ci fu quest'altro lavoro, che vedete in basso qui, l'Atlas and Scoring Rules dei movimenti periodici delle gambe, e così via. I criteri attuali sono in pratica due set di criteri, di cui uno sviluppato in seno alla World Association of Sleep Medicine, che ho anche coordinato io, e come vedete sono quelli sulla sinistra in basso, e esistono anche i criteri della American Academy of Sleep Medicine, che sono ancora dei criteri basati su vecchie regole non completamente dimostrate e, insomma, come abbiamo ampiamente mostrato in molti lavori, possono anche essere sbagliati in alcune condizioni. Come abbiamo sviluppato questi criteri? Abbiamo sviluppato questi criteri facendo un'analisi molto approfondita statistica della distribuzione di questi movimenti e non solo della distribuzione degli intervalli, ma anche di quanti movimenti osserviamo durante la notte. Sulla sinistra ve lo spiego in maniera molto semplice: se vedete il grafico dei 4 grafici sulla sinistra, quelli in alto a destra, dove c'è la modellizzazione dei movimenti, abbiamo mostrato come primo lavoro che non soltanto c'erano i movimenti periodici con questo picco tipico a 20 secondi, ma c'era un'altra categoria di movimenti, che erano movimenti a intervallo breve, che sono quel picco che precede il picco dei movimenti periodici. Un'altra cosa importante: sul grafico a destra vedete che questi movimenti, quando andiamo a vedere quanti ce ne sono per ora durante la notte, là vedete le prime 8 ore della notte, nei controlli hanno un andamento così a cupola, ma ovviamente sono molto di meno. Nei pazienti con sindrome delle gambe senza riposo sono molti di più e tipicamente diminuiscono, sono al loro massimo livello durante le prime ore di sonno e diminuiscono durante la notte. Questo è sicuramente in rapporto alle variazioni della dopamina all'interno del nostro corpo, del cervello, che ha un ciclo circadiano con un minimo nelle prime ore notturne, quando i movimenti sono al loro massimo livello, in quanto non sono contrastati da questa dopamina endogena, e scendono con il progredire della notte, perché verso il mattino i livelli di dopamina salgono e non permettono a questi movimenti
di essere rappresentati in maniera così evidente. Quindi alla fine, ve la faccio breve, ecco, sappiamo che per quanto riguarda i movimenti delle gambe noi abbiamo tre categorie di movimenti. Abbiamo quelle a intervalli brevi, che sono con intervallo inferiore ai 10 secondi. Quelli periodici, che sono definiti come una serie di almeno 4 movimenti, tutti separati tra di loro da intervalli che possono variare da 10 a 90 secondi. E poi abbiamo i movimenti isolati, che sono quelli con intervallo superiore ai 90 secondi, o quelle serie brevi di 2 o 3 movimenti, e quindi non raggiungono la definizione della sequenza periodica, che sono intervallati sì da 10 a 90 secondi, ma sono troppo poco per essere classificati come movimenti periodici degli altri. Quindi ricordiamoci, abbiamo una situazione motoria più complessa di quella che sia soltanto la comparsa di movimenti periodici degli arti. Ma perché ci interessano questi movimenti periodici degli arti, ma anche gli altri? Come vedete, in questo lavoro, già di qualche anno fa, del 2007, abbiamo mostrato come ogni movimento, sia che sia periodico che non sia, che sia isolato, come vedete a sinistra sono i movimenti periodici, PLM significa periodic leg movement, e isolated leg movement significa appunto movimenti delle gambe isolate, sono accompagnate da modifiche importanti, significative, sia della frequenza cardiaca, sarebbe quel picco in alto, heart rate, sia dell'elettroencefalogramma. Quelle sono delle bande di potenza dell'elettroencefalogramma. I ritmi lenti sono quelle onde lente, sono il delta, le onde alfa sono quelle tipiche della veglia, e il beta sono onde ancora più rapide delle onde alfa. Come vedete, l'inizio del movimento è contrassegnato dal tempo zero, e come vedete queste modifiche addirittura precedono e lo seguono. E la cosa importante quindi è capire che questi movimenti sono accompagnati da modificazioni importanti, significative, sia dalla frequenza cardiaca che dell'attività dell'elettroencefalogramma, che quindi questi movimenti sono accompagnati da una perturbazione di queste attività. Come vedete, i movimenti isolati addirittura perturbano questa attività anche durante il sonno REM, mentre i movimenti periodici perturbano soltanto, sono accompagnati da una perturbazione solo dell'heart rate, della frequenza cardiaca, e non delle frequenze elettroencefalografiche durante il sonno REM. Qui naturalmente abbiamo sviluppato molti lavori, porto soltanto qualche esempio. La cosa che sappiamo è che se andiamo il lavoro sulla sinistra, a dare un farmaco dopamina agonista come molti di voi avranno già avuto in terapia, tipo il pramipexolo, sappiamo che questo pramipexolo abbatte quasi completamente i movimenti periodici degli arti, ma non influenza, in questo lavoro dimostrante, non influenza quelli a breve intervallo. Ora, ma perché sono importanti anche quelli a breve intervallo? Sulla destra vediamo un altro lavoro in cui facciamo vedere che i movimenti a breve intervallo sono accompagnati da una alterazione, una modifica della frequenza cardiaca, del ritmo cardiaco, che è ancora più importante di quella dei movimenti periodici. Come vedete, quella linea rossa dura di più quella picco. Immaginate questo picco verso l'alto, perché in questo caso è rappresentato l'intervallo fra un'onda R e l'altra dell'elettrocardiogramma, e non la frequenza. Quindi è l'inverso della frequenza. Quindi quando va in basso significa che il cuore sta battendo più velocemente. Ecco, vedete che il cuore batte più velocemente per un tempo molto più lungo di quello che accompagna il movimento periodico dell'arto, ma quando ci sono 2 movimenti uno accanto all'altro, ovviamente questi a breve intervallo, ovviamente questi inducono un cambiamento più importante. Ora, ma mi direte, ma sa, cambia soltanto l'heart rate, la frequenza cardiaca. Adesso vedremo che i cambiamenti coinvolgono anche altre attività. Ma prima di questo vi devo dare un'altra informazione,
è che i movimenti periodici degli arti, anche nei soggetti con sindrome delle gambe senza riposo, cominciano a comparire nell'adolescenza e si sviluppano la loro maggiore espressione con l'età, e più si va avanti con l'età, più sono evidenti. Nei bambini, per esempio, in questo caso, come vedete nel grafico in alto a destra, di età scolare, questo è il picco che noi siamo abituati a vedere intorno ai 20 secondi, non si vede. Significa che i bambini fanno un tipo di attività che quasi esclusivamente a breve intervallo, ma non riescono a fare i movimenti periodici degli arti così come gli adulti, o se lo fanno sono solo pochi casi che riescono a farlo. Mentre, come vedete nel grafico in basso a destra, che riguarda gli adolescenti, vedete che lì comincia, il grafico rosso, comincia a comparire questo picco di movimenti periodici. Questi studi sono stati fatti anche in soggetti normali di controllo, ricordatevi, i movimenti periodici degli arti possono essere visti anche nei soggetti che non hanno la sindrome delle gambe senza riposo, solo che in questo caso sono stati riportati essere un po' più frequenti dopo l'età dei 40 anni e non l'età adolescenziale, da questo studio fatto a Montreal dal gruppo di Montplaisir. Ovviamente il fatto che ci siano dei movimenti periodici non significa che ce ne siano tanti quanti nella restless. Ci sono, ma sono sempre di meno. Questo è un altro studio dove abbiamo ancora meglio definito i cambiamenti dei movimenti periodici e della periodicità del fenomeno e abbiamo dimostrato come sono solo i movimenti periodici degli arti che presentano queste modifiche importantissime con l'età, non vado nei dettagli perché è complessa, mentre i movimenti a breve intervallo e quelli isolati sono tutto sommato abbastanza stabili durante l'arco della vita. Questi sono studi fatti su soggetti la cui età variava dai 2 anni fino a oltre gli 80 anni. Quindi abbiamo un po' abbracciato tutto l'arco della vita. Ricordatevi, come vi ho detto prima, che i movimenti periodici degli arti non sono patognomonici, quindi significa esclusivi della sindrome delle gambe senza riposo, ma possono essere osservati anche in altre condizioni. Ovviamente possono essere osservati il cosiddetto PLMD, che è il disordine dei movimenti periodici degli arti, dove abbiamo questi movimenti durante il sonno, ma non abbiamo i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Abbiamo altro disturbo, altro report di sonno disturbato o di conseguenze diurne, ma ecco, i movimenti periodici degli arti in questa condizione sono quasi sovrapponibili a quelli della sindrome delle gambe senza riposo perché le condizioni sono strettamente correlate a quello. Però, come vedete, in questo caso abbiamo riportato anche l'esempio della brain behavior disorder e dell'anacolessia, perché questi movimenti periodici possono essere ritrovati anche in queste condizioni. Ma in questo studio, in questa slide, quello che mostriamo è che è vero che possono essere trovati anche in altre condizioni, ma la combinazione di un alto numero di movimenti periodici e di un alto indice di periodicità è caratteristica soprattutto della sindrome delle gambe senza riposo, mentre nelle altre condizioni possiamo avere diverse combinazioni in cui c'è o una minore periodicità o sì la presenza, ma un minore numero medio di movimenti periodici degli anni. Cosa è importante adesso? Andare a vedere i correlati neurofisiologici. Abbiamo cominciato a vedere prima appunto che ci sono dei cambiamenti correlati ai movimenti periodici degli arti che coinvolgono sia il cuore sia l'elettroencefalogramma, ma ovviamente ci sono anche altri sistemi coinvolti. Come vedete, questa non è una nozione nuova, già Nogaresi e Coccagna nel 1972 aveva pubblicato un lavoro in cui faceva vedere come insieme ai movimenti periodici degli arti cambiava anche la frequenza cardiaca e addirittura in questo caso c'era l'associazione con le apnee del sonno. In quest'altro lavoro abbiamo fatto vedere come sulla destra come i movimenti periodici degli arti sono associati a questi cambiamenti dell'ampiezza delle EG, come vedete lì, e alla frequenza cardiaca,
è che questi cambiamenti sono per lo più sincronizzati tra di loro, ma ognuno di questi sistemi può eh, mostrare una modifica indipendente anche dagli altri. Quindi sono sistemi che si influenzano, ma dove non c'è un rapporto completo di causa-effetto. Questo lavoro sulla sinistra fu il primo a far vedere come ad ogni movimento degli arti corrispondeva un incremento della frequenza cardiaca. Questo lo riportiamo anche nel primo set di standard di criteri per scorare i movimenti che pubblicammo nel 2006, ma nel 2007, come vedete, uscirono quasi in contemporanea due lavori molto interessanti che dimostrarono che ad ogni movimento degli arti non corrispondeva soltanto una alterazione, un incremento della frequenza cardiaca, ma anche un incremento significativo della pressione sia sistolica che diastolica. Quindi si comincia a configurare, insieme a questi movimenti biologici degli arti, un quadro di una ipertensione pulsatile notturna. Non soltanto incrementa la pressione, ma questo incremento di pressione, di frequenza cardiaca e di pressione è accompagnato da una modifica della perfusione cerebrale. Quindi anche il sangue che affluisce al cervello durante questi periodi in cui abbiamo i momenti periodici degli arti subisce delle alterazioni che non sono una cosa bella a avere. Ancora più interessante è quando cominciamo a capire quali sono i rapporti che collegano questi eventi. Voi, vi ho detto prima, ci sono degli incrementi in ampiezza dell'EEG e dell'elettroencefalogramma, come vedete in questa diapositiva in alto a destra, che sono associati ai periodi degli arti. Quando diamo un farmaco come un dopamina agonista, noi sappiamo che aboliamo completamente questi movimenti periodici degli arti. Ma andiamo a regolarizzare anche questa instabilità dell'elettroencefalogramma, che comunque è qualcosa che non è una cosa positiva, in quanto può essere accompagnata da diverse conseguenze anche diurne. Ecco, noi sappiamo che il dopamina agonista va sicuramente a eliminare i movimenti periodici degli arti, ma già in passato, addirittura con la L-Dopa, il gruppo di Montplaisir aveva detto: guardate che sì, è vero, vado a togliere i movimenti, però il soggetto si addormenta prima, perché gli tolgo anche la sintomatologia del fastidio alle gambe, ma il sonno rimane non buono, non pulito, rimane un sonno instabile. E in effetti noi lo abbiamo dimostrato in una maniera ancora più completa, facendo questo studio in cui non soltanto davamo un dopamina agonista, come vedete al centro, che faceva scomparire i movimenti periodici degli arti, ma non modificava l'instabilità del sonno all'elettroencefalogramma, abbiamo provato poi una benzodiazepina. La benzodiazepina e il clonazepam ha fatto sicuramente stabilizzato questa instabilità dell'elettroencefalogramma, ma non modificava la presenza dei movimenti periodici degli arti. Quindi, come vedete, sono fenomeni che sono dissociabili per loro, quindi significa che non è una causa-effetto il rapporto che li lega, ma è piuttosto un rapporto di reciproca influenza e andandosi a sincronizzare, ma quando ci si sincronizza insieme, questi due fenomeni, quando si sincronizzano insieme, producono effetti che si rinforzano a vicenda. Un altro lavoro abbiamo fatto vedere come non soltanto quando io do un dopamina agonista comunque riduco il numero di questi movimenti e quindi riduco sicuramente il numero di incrementi in frequenza cardiaca che vi ho fatto vedere prima, ma non solo questo, quei movimenti residui che ottengo dopo il trattamento hanno associato un picco di aumento in frequenza cardiaca che non è così alto, è ridotto ed è simile a quello dei soggetti normali di controllo, perché
le persone con sindrome delle gambe senza riposo non soltanto hanno tanti picchi di incremento della frequenza cardiaca e quindi probabilmente, anzi sicuramente, della pressione arteriosa, ma questo picco è più ampio di quanto osservo in un soggetto normale di controllo che abbia fatto movimento periodico. Sicuramente, come vedete sulla sinistra in basso, che mostra i soggetti, un gruppo di soggetti dopo il prandipersolo confrontato ai controlli, vedete che il picco è rientrato nella sua ampiezza normale. Ovviamente il placebo non fa nessun effetto, come vedete in basso a destra. Sappiamo anche che un'altra prova che i movimenti periodici degli arti sono correlati in qualche modo a questi eventi è che il numero di movimenti, la durata, scusa, dei movimenti periodici è correlata alla durata dei microrisvegli che accompagnano i movimenti periodici. Quindi un altro parametro importante da tenere presente sicuramente non soltanto il numero, ma anche la durata. Quindi in totale numero e durata significa quanto è pesante il fenomeno in toto. Ora, perché vi ho detto tutte queste cose? Quindi hanno significato clinico a lungo termine questi movimenti periodici? Probabilmente sì. Gli studi longitudinali che abbiamo a disposizione non sono molti, perché sono difficili da fare, ma ce li abbiamo. Guardate sulla sinistra, non vi spiego tutto lo studio perché è complesso, ma vedete se uno ha la presenza di PLMS, ha una curva qui, queste si chiamano curve di sopravvivenza, questo significa sono quanti soggetti nel tempo, vedete qui era fino a 7 anni e passa, sono rimasti liberi da eventi e la probabilità che questo soggetto rimanga libero da eventi cardiovascolari. Come vedete, se uno ha i PLMS, ha praticamente una probabilità più bassa di uno che ha l'ipopnea e l'ipossia. Sono tutti soggetti con le apnee questi. Sono tutti soggetti con le apnee. Chiaramente la presenza di PLMS è uno dei fattori aggravanti più importanti delle apnee del sonno. Come vedete poi, vedete sulla destra abbiamo tutte le cause di morte e reospitalizzazione. Come vedete, se ho un PLMS index di più di 30 all'ora, ho una maggiore, molto maggiore probabilità di morte o di ospedalizzazione, di andare di nuovo in ospedale. E l'ultimo che vediamo sulla destra dimostra la stessa cosa, però in questo caso hanno preso in considerazione 3 livelli, PLMS index, quindi PLM meno di 5 all'ora, da 5 a 30 o più di 30 all'ora, e vedete che la fibrillazione atriale o flutter, che è un'alterazione del ritmo cardiaco, è più probabile in soggetti che hanno un livello così alto di questo, dei leg movement, dei movimenti delle gambe, e soprattutto quelli che ne hanno più di 30 all'ora. Questa meta-analisi fatta da questo gruppo di cinesi mostra in maniera, usando i dati provenienti da diversi studi che sono stati trovati in letteratura, che ho messo insieme tutti questi studi, ha fatto vedere come c'è una maggiore gravità dei PLMS nei pazienti con un evento cerebrovascolare, cioè un ictus. Se i pazienti che avevano avuto un ictus avevano una maggiore gravità dei PLMS. Dall'altro lato hanno trovato anche un'aumentata prevalenza di eventi cerebrovascolari nei pazienti che avevano i PLMS. Quindi confermando su dati statistici molto più ampi, perché sintetizzavano i dati provenienti da una decina di studi diversi,
sintetizzando questi dati, hanno ottenuto dei risultati statisticamente significativi e che quindi ci danno un'indicazione che i PLMS, cioè i movimenti periodici deviati, hanno un significato clinico. Di qui il passo grande è quello di trattarli e dimostrare che il trattamento è in grado poi di prevenire questi effetti negativi. Non siamo ancora arrivati a questo punto. Allora, i messaggi più importanti della mia presentazione, che in questo momento è che i PLMS, risvegli e attivazioni autonomiche sono spesso in stretta associazione temporale tra di loro, tuttavia non esiste alcuna relazione di causa-effetto tra di loro. Un compreso pattern di influenza reciproca lega a loro questi eventi che possono essere dissociati farmacologicamente o anche da lesioni del sistema nervoso centrale. Non vi ho mostrato i dati per non andare troppo nello specifico. Probabilmente il complesso reciproco rafforzamento di questi eventi è alla base delle loro possibili conseguenze a lungo termine. Ora veniamo ad una altra categoria di movimenti che abbiamo messo in evidenza molto più recentemente, negli ultimi 3 anni. Abbiamo individuato la presenza di questi movimenti che sono stati chiamati in inglese Large Muscle Group Movements, che sarebbero i movimenti di ampi gruppi muscolari durante il sonno. Sono i movimenti grossolani del corpo in pratica. Abbiamo sviluppato per poterli valutare, quantificare e quindi dargli una valenza utilizzabile statisticamente per fare i nostri studi, abbiamo creato dei criteri apposta per poterli identificare e contare. E questo è il lavoro che è stato pubblicato, come vedete qui, già nel, non mi ricordo più, ma nel 2021, se non ricordo male. Nel 2021 abbiamo pubblicato questo lavoro. Questo gruppo in Austria, a Innsbruck, ho collaborato anche a questo studio, ha preso 100 soggetti normali e è andato a verificare l'applicabilità di questi criteri e ha fatto un lavoro molto certosino di analisi e vi riporto qui in 2 slide le cose più importanti. Anche nei soggetti normali abbiamo che sono presenti questi movimenti e questi correlano con l'indice dei microrisvegli, con l'indice dei cambiamenti di stadio del sonno e con l'indice di apnea. Quindi questi movimenti sono correlati ad una serie di indici, di altri indici, che ci indicano un disordine del sonno, anche se questi erano soggetti normali, ovviamente all'interno del range di normalità c'è chi ha un sonno migliore e chi ha un sonno peggiore. Più movimenti hai, più il tuo sonno è sicuramente alterato, anche se ancora nel range della normalità. Questo è un altro esempio in cui facevano vedere la diversa distribuzione dei movimenti negli stati di sonno. Chiaramente il numero minore si ottiene durante il sonno profondo, durante il sonno non REM leggero e durante il sonno REM si ottengono dei valori un po' più alti. E dall'altro lato la durata dei movimenti, di questi movimenti, è diametralmente opposta. È più lunga durante il sonno non interrotto e più breve durante gli altri stadi di sonno. Ecco, qui hanno valutato anche come cambiavano questi movimenti in età adulte, come vedete qui sono partiti dai 18 anni fino ai 75 anni, hanno visto che gli indici sono stabili, tuttavia quelli associati ai risvegli, ai microrisvegli, aumentano con l'età. Quindi a segnalare il fatto che questi movimenti sono anch'essi accompagnati da una maggiore incidenza sulla struttura del sonno, associazione con alterazione della stabilità del sonno con l'età. Più si è anziani, più evidentemente il sonno è fragile e instabile.
Poi questi autori hanno trovato che hanno trovato indici totali più alti negli uomini che non nelle donne, che erano correlati con la PNA index, come avevo detto prima, e sono correlati con delle misurazioni neuropsicologiche sia dell'ansia che della depressione. E anche loro hanno trovato che i movimenti, così, i movimenti grossolani del corpo erano correlati con i movimenti delle gambe isolati di cui vi ho parlato prima. A questo punto siamo entrati in ballo con degli studi di questi movimenti specificamente nella sindrome delle gambe senza riposo. Chiedo scusa, però prima abbiamo anche noi fatto uno studio per quanto riguarda l'espressione di questi movimenti nelle diverse età. Abbiamo un po' confermato quello che hanno detto loro in quell'altro lavoro, però abbiamo aggiunto sia il gruppo di bambini in età scolare sia gli adolescenti, sia gli adulti giovani che hanno mostrato dei livelli un po' più bassi degli adulti e degli anziani che avevano dimostrato loro, e abbiamo contemporaneamente confermato che all'incrementare del numero dei movimenti, di questi movimenti, c'era, con la diversa categoria c'era anche una diminuzione della loro durata. Quindi gli anziani tendono ad averne di più, ma sono più brevi. Quindi quali sono i messaggi importanti di questi studi? Che sono una misura affidabile dell'irrequietezza durante il sonno, che possono essere valutati solo attraverso la polisonografia, senza necessità di una registrazione video, per togliere molto tempo analizzare visivamente una notte intera per andare a trovare quando il soggetto si è mosso e misurare e contarli. È necessaria una nuova attenta considerazione dei valori solidi di normalità in gruppi di età separati, e che i movimenti grossolani del corpo di LMM sono correlati ad una serie di parametri oggettivi di interruzione e frammentazione del sonno e agli esiti clinici associati. Bene, adesso passiamo a vedere che importanza possono avere nella sindrome delle gambe senza riposo. Ecco, come vedete, il primo lavoro che abbiamo fatto è pubblicato su Sleep quest'anno, questo è un lavoro molto recente, e come vedete alla fine avevamo 67 controlli normali e 100 soggetti con sindrome delle gambe senza riposo, quindi uno studio fatto su un grande numero di pazienti e controlli. Vedete, avevamo poi separato le donne dagli uomini, come avevate visto prima, era stato indicato che le donne, che gli uomini possono averne di più, quindi abbiamo tenuto separate le analisi anche per capire se c'è un effetto del sesso. Cosa abbiamo trovato in questo lavoro? Che gli LM si associano ad un aumento del numero di risvegli notturni anche nei soggetti con sindrome delle gambe senza riposo, c'è un aumento degli stati di sonno leggero, c'è una riduzione del stadio di sonno profondo, che è quello più ristoratore, e del sonno REM, c'è una riduzione del tempo totale di sonno e dell'efficienza di sonno, e sono accompagnati da una instabilità per l'alimentazione della cultura del sonno, che è quindi tipicamente associata a questi movimenti. Quindi sono un indice importante della qualità di sonno anche nei pazienti con la sindrome delle gambe senza riposo, e che va probabilmente tenuto in considerazione quando per esempio andiamo a studiare gli effetti dei farmaci. Il nuovo farmaco non solo mi deve fare addormentare più tranquillamente, togliermi il senso di fastidio delle gambe, ma mi deve fare anche dormire meglio, perché altrimenti continuo ad avere un sonno disturbato e probabilmente qualche effetto poi sulla mia performance diurna. Ovviamente non abbiamo trovato un'associazione fra il numero di questi movimenti e la gravità della sindrome delle gambe senza riposo valutata con la scala l'IRLS. Invece per i PLMS avevamo trovato un'associazione soltanto con la riduzione del tempo totale di sonno e con la efficienza di sonno. Ora, questo è un altro lavoro che è ancora submitted a un giornale in sottovalutazione,
abbiamo valutato anche che cosa succede con i dopamina agonisti e con il clonazepam su questi movimenti. Sapevamo cosa fanno queste due sostanze sui movimenti periodici degli arti, abbiamo voluto vedere se lo stesso effetto, poi era diverso, si poteva trovare con questi movimenti. Non lo abbiamo trovato un effetto diverso, quindi abbiamo dimostrato che questi movimenti rappresentano un fenomeno motorio distinto e separato dai movimenti periodici. Quindi ci sarà una base neurofisiologica diversa, probabilmente meno collegata alla dopamina. Abbiamo bisogno di investigare bene questo effetto che in effetti è quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato che il dopamina agonista riduce di tanto sia i movimenti periodici che i movimenti totali degli arti inferiori, ma riduce di molto poco, non significativamente, questi grossi movimenti del corpo. E il clonazepam non fa effetto su nessuno di questi due. Questo ci porta a concludere e a confermare che la base neurofisiologica di questi due tipi di movimento è diversa. Dobbiamo adesso capire bene qual è la base e come possiamo affrontare anche questi movimenti al fine di dare una struttura di sonno pulita e sicuramente più efficace ai pazienti che soffrono di malattie della sindrome delle gambe senza riposo. Questi sono scritto quello che vi ho in maniera molto veloce detto prima e per confermare un attimo quello che vi ho detto e vado più o meno a concludere. Le conclusioni in questo caso sono che i movimenti, i grossi movimenti del corpo si associano a instabilità e frammentazione dell'architettura del sonno con aumento del numero di risvegli notturni e riduzione del tempo totale di sonno, efficienza di sonno, sonno rondelente. Sia i dopamina agonisti che il clonazepam non sembrano agire significativamente su questi movimenti. Ovviamente i movimenti periodici degli arti e gli LMM sembrano essere determinati da diversi meccanismi neurofisiologici e neurotrasmettitoriali, quindi hanno bisogno di diverse indicazioni terapeutiche e questa nuova categoria di movimenti potrebbe fungere da marcatore dell'instabilità del sonno in aggiunta alle altre caratteristiche neurofisiologiche della sindrome delle gambe senza riposo. Io vi saluto per la vostra attenzione e spero di avervi comunicato un poco di importanti informazioni che possano servire meglio capire quanto stiamo cercando di fare per i pazienti come voi e cercare di migliorare quello che noi riusciamo a fare e alla fine cercare di migliorare la qualità di vita dei pazienti che seguiamo. Grazie per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento. Sia la complessità di tutti i movimenti e di disturbi che si verificano durante il sonno. Siamo solo in una fase, diciamo, quasi iniziale di quello che può essere lo studio di questi movimenti durante il sonno. Sappiamo che possono essere curati e trattati, ma una ampia letteratura scientifica da sviluppare ancora ci permetterà di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da sindrome delle gambe senza riposo.